E in quel momento era come se tutti quanti noi che eravamo lì fossimo collegati dalla bellezza della natura. What is that? Ananas kiwi. Ananas kiwi. Ci sono questi frutti che sono un mix di due frutti insieme. It's our culture, it's our identity. The Madeiran identity, can we say it? Yes, Madeira identity. Madeira identity. Yes. 23, 24, 25, 26. L'aria è ferma, come se tutto e tutti fossero in attesa dell'alba qua da 1800 metri sul livello del mare, Pico do Ariero, una tappa che tutti fanno, ovvero quella di vedere l'alba dalla vetta. Questo c'è un'atmosfera da iperuranio, un posto dove vengono custoditi i ricordi dell'umanità. Nella mezz'ora prima dell'alba, tutti hanno gli occhi incollati sulla linea dell'orizzonte. Si respira un senso di attesa primordiale. Sopra la linea delle nubi tra poco spunterà finalmente il sole e comincerà un nuovo giorno alla scoperta di Madeira. Un tappeto di nubi nasconde l'oceano e intrappola le colline in un sonno perpetuo. I primi bagliori accendono gli speroni di roccia che fanno di Madeira la più grande cattedrale gotica naturale al mondo. Istante dopo istante, la montagna si stacca di dosso il nero della notte per vestirsi di luce. A soffiare è il respiro di un nuovo giorno. Nell'ammirare l'alba dal Pico do Ariero mi è piaciuto, oltre che chiaramente lo spettacolo, anche quel silenzio da biblioteca che si è formato attorno allo sperone di roccia dove la folla di gente si era fermata, e poi il grido di stupore quando la figura del sole è emersa dalle nubi. E poi mi è piaciuto questo: lei ha appena detto di sì alla proposta di matrimonio di lui. Una delle esperienze più struggenti a Madeira sono i sentieri escursionistici, perché le sue vette aguzze regalano panorami mozzafiato sempre mutevoli. Il più celebre di tutti è quello che, ed è anche più difficile, quello che unisce le due vette più alte, Pico de Ariero e Pico Ruivo. Intraprendo uno dei sentieri più celebri al mondo, ma non sono fortunato. In questo periodo in cui sto girando il video si può fare soltanto il primo tratto, perché a causa degli incendi è chiuso il resto del sentiero, per cui prima di intraprendere questo come qualsiasi altro sentiero a Madeira consultate sempre il sito ufficiale visitmadeira.com. Se sulla costa potreste andare in spiaggia, su serve abbigliamento quasi invernale. Oggi in realtà sono fortunatissimo perché il vento è praticamente fermo, c'è il sole e quindi si può stare in maglietta. Ci sono due climi completamente diversi, anche perché mi hanno detto qua sulla vetta che giù sulla costa piove e quindi qua siamo sopra le nubi, sopra le perturbazioni, sopra il maltempo. Farlo per intero è un sentiero molto complesso, per cui bisogna essere assolutamente preparati per farlo. Anche la prima parte comunque richiede una certa dose di allenamento, quindi in ogni caso qua bisogna sempre venire attrezzati e con un minimo di allenamento di base. Il sentiero è quasi tutto pavimentato con queste recinzioni laterali, però è sempre molto stretto, spesso bisogna sostare per far passare chi viene dall'altra parte, perché appunto c'è sempre tanta gente. Anche in questo sentiero, come in alcune levate che vi ho mostrato nei precedenti episodi, non vi sentirete mai soli. Ogni tanto ci si deve fermare. Si cammina praticamente sempre in cresta, con strapiombi da una parte e dall'altra, tutto ciò è prodigioso. Ci troviamo a 1800 metri, ma sembra che questi vuoti precipitino fino a davvero al centro della Terra. È una sfacchinata, eh? Preparatevi perché ritornare poi tutte queste scale ripide
Bellissimo, ma una sfacchinata resta. Di ritorno a Funchal vado alla scoperta di qualcosa che solo su quest'isola si può trovare. Se volete avere un'idea di tutte le prelibatezze tropicali di Madeira, la frutta e la verdura che offre quest'isola, il mercato di agricoltori è il posto giusto. Mango, un mix limone. Mango limone. Ananas banana. Pesca mango. Solo mango. Questo è solo mango. Mango banana. Mango banana. È alla forma anche più da banana. È la forma. Alla forma. Mango banana è il mio preferito. Qua, proprio nel cuore dell'Oceano Atlantico, si è sviluppato un microclima tropicale ideale per la produzione di frutta. Alcuni di questi si producono soltanto su quest'isola e tra l'altro vengono difficilmente esportati, quindi li potrete assaggiare soltanto venendo qua. Questo è ananas, banana, kiwi. Ananas, banana e kiwi? Scusa. Non mi tagliare la mano. No, non ti vuoi tagliare. Ma viene fatto soltanto a Madeira? Sì, solo qua. Solo là? Sì. E non lo esportate? No, no. Non si esporta. Questo è buonissimo. Questo è il banana e il mango. Mango, ananas. Mango ananas. 5 diversi mango. Mango pesca. It tastes more like a peach. It smells as well. Claudio, il ragazzo che mi ha fatto assaggiare, ha detto che non solo conosce Rimini ma conosce anche i colori della squadra del calcio del Rimini, quindi ha guadagnato 8.000 punti. Venite a trovare Claudio. Funchal è una cittadina davvero viva. Questo è uno dei viali principali, quello che conduce appunto al mercato che vi ho appena mostrato. È davvero uno dei souvenir principali, la frutta di Madeira, e proverò a mettermene qualcheduna in valigia. Qua pesce spada dappertutto, fanno anche sandwich con pesce spada. Ciò che mi affascina sempre dei posti che visito è capire come si è sviluppata la società dal punto di vista sia economico che sociale, ed il luogo giusto per farlo a Madeira è il museo etnografico che si trova a Ribeira Brava. And the economy was based on what? So in the beginning we had the cereal, then came sugarcane, then later on the wine production with the 19th century, the banana plantations and the export. But lots of fruits in Madeira, you can eat them only Madeira. Yes, it's mainly for our production. We don't export. No. So tourists has to come here Yes. to taste it. Yeah. Una cultura antica dei primi coloni portoghesi. Vi spiegherò poi in particolare da quale parte del Portogallo vengono, perché è interessante. About the colonization, how it started. People that colonized the island mainly from the north of Portugal and from the Algarve. So a lot of the influences we have from here in the island is from those regions. Completely different regions. One is the very north and one is the very south. Yes. You mentioned the levada. Yes. The levadas are very important to Very, this island. very important, yes. To the farming, to irrigate the cultures, to the mills, different kind of mills, cereal mills, sugarcane mills. The origin of the word levada, it means leva a água, take the water. Levada. That tells us how important this resource is. Yes, very, very important. About a past where everybody needed to be independent. Yes, nothing came from the outside, so life was very hard. Oggi molti giovani di Madeira vanno a studiare sulla terraferma e alcuni non fanno ritorno. Il rischio è quello di non riuscire a tramandare la cultura locale. I think we're losing a bit of our traditions, and that's why it's important to open that conscience, and that's why we have here the museum and we do all these sorts of activities so that won't get lost. Nell'episodio precedente vi avevo promesso una levada meravigliosa e per nulla affollata. Eccoci allora nel cuore dell'isola.
Se state scendendo una lunga scalinata molto ripida e sdrucciolevole all'interno della foresta la Laurisilva, ebbene probabilmente avete appena imboccato, come ho fatto io, un'altra levada, quella de los Cedros, che è in una delle aree più antiche dell'isola dal punto di vista forestale. Di nuovo la foresta sempreverde tropicale di Madeira, unica ed eccezionale, patrimonio UNESCO. Questa è una levata che consiglio caldamente da due punti di vista, sia quello naturalistico e poi dal punto di vista pratico, perché c'è molta meno gente rispetto alle altre due più note che vi ho mostrato, quella delle 25 fonti e quella del calderaio verde. Noterete le piantagioni di bananeti quando raggiungete i sentieri di hiking, e quindi la banana è decisamente lo spuntino ideale per le vostre giornate in mezzo alla foresta. Un dettaglio molto tecnico e fisiologico per chi fa trekking: sui sentieri di Madeira noterete che è molto difficile fare i propri bisogni, perché nascondersi ai lati dei sentieri è praticamente impossibile, perché attorno si ha o un dirupo o una parete estremamente scoscese. Poi l'altro grande punto di forza delle Levada è che è praticamente impossibile, anzi è impossibile perdersi, proprio per lo stesso motivo della pipì, perché c'è soltanto il sentiero da seguire. Questa levata sta rapidamente scalando la classifica delle mie preferite, perché non sto incontrando nessuno. È un'esperienza completamente diversa rispetto alle 25 Fontes. E poi si esce dalla foresta di Laurisilva e si entra in qualcosa di magico, ovvero si apre questa radura che non è una semplice radura, perché come vedete ha una forma circolare, conica. Questo è quello che rimane di un vecchio cratere vulcanico. Ai suoi bordi ci sono questi alberi imponenti che hanno centinaia e centinaia di anni, con i suoi rami nodosi e affaticati da tutte le intemperie, dal vento, dalla nebbia, dalle nubi che ci sono a queste quote. Questo albero è immenso, non so quanti secoli abbia. Ne ricordo uno in Abruzzo che ne aveva 600 di anni, ma secondo me questo è ancora più grosso. E non è l'unico. Ok, questo forse è addirittura più grande. Proviamo a girargli attorno. 1, 2, 3, 12, 13, 20, 21, 2, 30 passi. 30 passi. Attorno al cratere vulcanico si addensano sempre le nubi, c'è sempre questa nebbiolina, e attorno a questi filari di alberi secolari ci si può perdere. Le regine incontrastate di questo prato sono le mucche. La foresta stregata di Fanal è diventata subito uno dei miei posti preferiti di Madeira. Boh, non me ne capacito, a me sembra tutto un cavolo di dipinto. È tutto tremendamente finto da quanto è bello. Ok, adesso c'è un problema, si è veramente tanto addensata la situazione e ho perso la linea dell'orizzonte. Avrei potuto smarrirmi davvero nel misticismo della foresta vulcanica, però ho ritrovato la strada e purtroppo anche l'epilogo del mio viaggio a Madeira. È giunto il momento di trarre le conclusioni di questo viaggio e c'è forse il tempo per un'ultimissima scoperta. Nel prossimo episodio. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.